أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Gesù nell'Islam, la tematica cristologica nel Corano. Nel Corano, perché qua abbiamo due copie del Corano, quindi leggeremo le fonti, che spesso quando si parla di Islam si parla molto genericamente, oppure si leggono traduzioni, e spesso sono traduzioni da lingue europee, quindi non direttamente dall'arabo. E chiaramente si va un pochino a giocare un po' sui termini e non si riporta quindi mai il senso vero delle parole. Già nel titolo della conferenza, la tematica cristologica, con Antonio ci fu uno scambio battute, mi disse: ma come la tematica cristologica? Dissi sì, Cristo, perché come vedremo nell'Islam Gesù è considerato il Cristo, cioè più volte viene definito Gesù il Messia, al-Masih. Quindi sappiamo che Cristo, Christos dal greco, è esattamente la traduzione del Messia. E quindi affronteremo, vedremo un po' questa figura molto particolare, che è all'incrocio, è un punto di coagulo, può essere un punto di coagulo, purtroppo anche un punto di discordia, perché chiaramente non è che aderisce perfettamente alla teologia cristiana, ci sono chiaramente punti in cui non c'è concordia. E quindi prima di fare questo però io magari preferirei accennare in 5 minuti un pochino sulla religione islamica, per chi fosse proprio a digiuno totalmente. A brevi linee diciamo che l'Islam è una religione rivelata, cioè una religione che secondo appunto la religione stessa si basa su una rivelazione, il Corano, il Quran, discesa dal cielo attraverso l'intervento dell'angelo Gabriele, quindi il nostro arcangelo Gabriele, a un signore che, arrivato a una certa età, 40 anni, aveva vissuto una vita normalissima, in un particolare momento della sua vita in cui si trovò a fare dei ritiri spirituali, quindi delle meditazioni, ebbe questa visione di quest'angelo Gabriele che praticamente gli rivelò, da quel momento in poi questo testo sacro. Nella sira, cioè nella biografia, viene raccontato questo episodio molto suggestivo, che poi è ripreso dal cosiddetto proto-Corano, cioè i primi versetti del Corano, che vi recito perché sono molto suggestivi, e corrispondono a Suratul Alaq, cioè la sura, si chiama la sura del grumo di sangue. La sura è un capitolo, il Corano è diviso in capitoli, 114 per esattezza. Questa sura inizia proprio così, si narra che questo sia proprio l'inizio della rivelazione. Dice: Iqra'a bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa l'insana min 'alaq, Iqra'a wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama l'insana ma lam ya'lam. E dice appunto, proprio l'angelo Gabriele stringe Muhammad a sé e dice: Iqra, leggi, cioè recita, perché gli presenta questo il Corano sotto forma di scrittura, e lui dice: non so leggere, perché era analfabeta, e lui ripete: leggi, leggi, più volte, fino a quando poi inizia a recitare. Dice: leggi nel nome del tuo Dio che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, leggi perché il tuo Dio è il più generoso, egli ha insegnato a usare il calamo, egli ha insegnato all'uomo ciò che non sapeva. E da qui inizia questa grande avventura di quest'uomo che si chiamava appunto Muhammad ben Abdallah ben Abd al-Muttalib Banu Hashim, che portò quest'uomo che si narra che era appunto analfabeta,
in una zona, Hijaz, la zona della penisola araba piccolissima, a conquistare praticamente il mondo. Pensare che subito dopo la sua morte praticamente è come se l'Albania avesse invaso l'Unione Sovietica, e quindi a diffondere la seconda religione al mondo. Sono 1 miliardo i fedeli musulmani, diciamo i cristiani sono 2 miliardi, quindi diciamo che insomma sono tanti. È la seconda religione in Italia comunque, e sono in aumento. Più dei cattolici lo sono. E sono in aumento. Altre 2 precisazioni che poi ci serviranno, le ritroveremo nel testo, diciamo l'Islam sunnita. Noi sappiamo che si divide l'Islam tra sunniti, sciiti e ordini sufi, non starò qui a specificare. Gli ordini sufi sono gli ordini mistici. Comunque l'Islam sunnita, che è la maggioranza, diciamo che considera 5 i cosiddetti arkanul islam, i pilastri dell'Islam. Il primo è la shahada, ossia la professione di fede. Ogni buon musulmano deve credere in questo, cioè ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, attesto che non vi è altro Dio all'infuori di Dio, e questo sarà un punto cruciale che vedremo, e attesto che Muhammad è il suo profeta. Poi il secondo pilastro è la salah, cioè la preghiera rituale, che si fa 5 volte al giorno, come noi sappiamo. Non è l'unica forma di preghiera, perché poi è una preghiera molto strutturata, ritualizzata. Qualcuno mi dice: ma perché uno non può pregare? Sì, esiste, si chiama dua, uno lo può fare tranquillamente, si rivolge a Dio. Anzi, l'Islam è proprio la religione che non ha intermediari. Infatti l'imam non è una guida spirituale, è soltanto una guida alla preghiera, una persona che sta davanti al gruppo di fedeli e guida la preghiera, tutto qui. Il terzo pilastro dell'Islam è la zakah, che è una specie di elemosina, una decima, la decima parte, quindi è, diciamo, quel pilastro dell'Islam in cui c'è una parte rivolta al sociale, chiaramente l'aiuto ai poveri, agli orfani, eccetera, eccetera. Il quarto pilastro è il Saum, cioè il digiuno rituale durante il mese di Ramadan, e questo lo dico già, magari un errore, spesso si dice no, si sta facendo il Ramadan. Il Ramadan è il nome del mese, come se dicessi novembre, dicembre, è il 9° mese del calendario lunare. In realtà il digiuno si dice Saum, ed è un digiuno che va fatto dall'alba al tramonto, e serve anche quello per, diciamo, compenetrarsi nei più bisognosi, nella gente che non ha la possibilità di mangiare o di bere nel deserto, e quindi anche lì è un momento in cui ci si ritrova anche con la famiglia, poi a cena, eccetera. L'ultimo pilastro dell'Islam è il cosiddetto Hajj, cioè il viaggio alla Mecca. Anche brevemente, questo è molto importante, le fonti teologiche e le fonti del diritto. Sono 4, le vediamo molto velocemente. La prima, abbiamo già detto, è il Quran, cioè il Corano, il testo su cui si basa tutta la rivelazione, ed è non solo fonte teologica, anche fonte del diritto, perché contiene tutta una serie di precetti. Da lì si stabiliscono i cosiddetti ahkam al-fiqh, cioè gli statuti giuridici di qualsiasi cosa, cioè per esempio se una bevanda è vietata o consentita, quindi haram piuttosto che halal, eccetera, eccetera. La seconda fonte importante, però qui oggi non la tratteremo, sono gli hadith, però ci serve citarla, vedremo perché, sono i detti e i fatti del profeta Muhammad. Cioè successivamente alla sua morte la gente pia si incontrava e si diceva: sai, Muhammad ha detto questo. Alla fine poi hanno raccolto insieme questi detti e questi fatti, e quindi hanno raccolto in buona sostanza le opinioni e gli atteggiamenti del profeta, e anche quella diventò fonte del diritto. La terza è il qiyas, il ragionamento analogico, che serve per le cose nuove. Tipo, per esempio, ci fu un dibattito quando entrò in commercio la Coca-Cola, se era da consentire, da vietare, cioè, chiaramente dal punto di vista religioso, chiaramente. E quindi lì, tramite il ragionamento analogico, ci arrivava. L'ultimo, giusto lo cito, è il ijma, cioè il consensus dei giurisperiti, che però è un consensus storico che riguarda i primi 2 secoli dell'era musulmana.